Sì, perché a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, bla 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 bla. Se c'è un insegnamento in questa festa è il dare senza aspettative, anzi ad essere proprio lineare e andare a fondo è dare senza ricevere, perché se avessi scritto questo sul titolo probabilmente non avresti schiacciato, perché in giro sul dare senza ricevere non c'è nulla, c'è solo il dare senza aspettative, ma ci arriviamo. Quindi da dove arriva il dare senza aspettative? Da dove arriva e perché è importante il dare senza ricevere? Chi sono i primi che ci credevano? Che cosa succede quando dai senza ricevere, senza aspettative? La differenza tra dare e donare, una prova per te per vedere se veramente hai dato senza aspettative, alcuni suggerimenti su che cosa puoi fare tu per migliorare il tuo dare senza ricevere, perché un esempio, e adesso prendo le bellissime statuine, sono questi tre qui, che credici, non credici, sono nel presepe, sono in credo quasi tutte le religioni, adesso diciamo quelle monoteiste. Questi tre qui, che sono i tre re magi, sono l'esempio lampante del dare senza ricevere, non del dare senza aspettative, perché loro sono andati esattamente nella direzione giusta. Cioè questi tre qui si sono fatti uno sbattimento esagerato arrivando da lontano, andando a trovare questo nanetto che stava nascendo, nanetto nel senso buono, senza avere la benché minima idea esattamente di chi fosse questo nanetto, gliene avevano parlato, però loro cosa fanno? Si mettono in cammino e portano, attenzione alla parola che uso, portano le loro migliori virtù in dote a questo bambino che stava per nascere. Dare senza ricevere, perché il bambino non è che gli poteva dare qualcosa indietro, tantomeno i genitori che che fossero molto poveri, quindi loro sono l'esempio lampante. Quindi trattiamo questi punti, visto che quale momento migliore di questo che sta per arrivare anche quest'anno. Din don, din don. Benvenuto, benvenuta sul canale di Nob, il mondo invisibile. In questo canale trattiamo argomenti che paradossalmente, se scrolli un po', se vuoi guardare un po' i video, ti sembreranno non essere collegati l'un l'altro, quali il sesso, la morte, riuscire a parlare con il customer service sopra, l'universo, la fonte. In realtà invece sono tutti collegati, perché è tutto collegato da sempre e non sono quelle frasi giusto per dire, siamo un pezzo unico, tutte le parti, le componenti della vita si incastano e formano quello che sei esattamente tu. E nel canale di Nob, il mondo invisibile, cerchiamo di tirare giù quel mondo invisibile che è sopra o di fianco a noi, parallelo alla nostra vita 24 ore al giorno, solo che spesso non lo vediamo, non siamo in grado di destrutturarlo, quando invece quel mondo è lì come la corsia il 15 d'agosto, immaginata come una corsia il 15 d'agosto che è libera, solo che tu c'è ma non la vedi, e se non la vedi non puoi deviare, uscire e andare per arrivare prima a destinazione, perché in questo periodo così particolare, così forte, ma anche così, per tu che stai guardando e anche per me che sto parlando, a mio avviso è un momento assolutamente strafortunato da vivere. Sarebbe veramente da matti, perché se sei qui un motivo c'è, se non riuscissi a cogliere questa grandissima opportunità e di apportare anche del tuo. Quindi cerchiamo di destrutturare questo mondo invisibile per riuscire a vivere al meglio, per affrontare al meglio questo periodo particolare, per letteralmente cavalcare le onde grandi che stanno già arrivando, perché non è un caso che abbia scelto proprio questo argomento del dare senza aspettative e dare senza ricevere. Già da qualche anno agli anni che arriveranno, se non hai dei principi solidi ai quali aggrapparti,
ti schiacciano in 3 nanosecondi e la partita è finita. Allora, prima di passare alla parte in cui ti racconto da dove arriva questa bellissima storia del dare senza ricevere e perché veramente funziona, ti voglio leggere 3 frasi e le ho scritte qui perché non uso nessuno script, perché sto cercando di fare esattamente come facevo agli esami universitari, perché se c'è una cosa che ho imparato agli esami universitari e la generazione di quelli che ha quasi 50 anni, questa cosa ce l'ha dentro, l'ha imparata ed è il surplus, è quella di fare il sunto del tutto, collegare il tutto e cercare di tenerlo qui, perché se è vero che l'intelligenza artificiale prima o poi ci sostituirà, se mai ci fosse un blackout dell'intelligenza artificiale, facessero una selezione per vedere chi si ricorda le cose, non perché c'è lo script, ma perché ce l'ha qui, allora forse magari ho qualche possibilità di venire selezionata. E questo è dove ho scritto tutto, l'importanza della scrittura a mano. Quindi ti voglio leggere 3 frasi di 3 soggetti, che sono quasi nessuno, che sicuramente non conoscerai, che hanno detto delle frasi sull'importanza del dare senza ricevere. Allora, la prima dice: Gesù Cristo, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E un'altra frase che ha detto sempre questa persona poco famosa: verrai ricordato quando non ci sarai più, non per quello che hai posseduto, ma per quello che hai donato. Infatti prova a pensare alle persone vicino a te che ricordi o anche ai soggetti importanti che ricordi, se sono quelli che hanno donato di più. L'altra frase famosa di un altro soggetto sicuramente che non conosci è Khalil Gibran, che è conosciuto come un poeta, uno scrittore americano, e in realtà è di origini libanesi. E siccome ho vissuto per quasi 2 anni in Libano e qui sul canale trovi diversi video sul Libano, ho avuto la fortuna anche di visitare il museo di Khalil Gibran, spettacolare. Tra l'altro nelle risorse gratuite per te gratis c'è anche proprio la guida di Miss Merito che stavi aspettando da sempre, e la trovi nella descrizione. Lui dice: l'amore è donare, anzi l'amore è dare di più di quello che hai e avere di meno di quello di cui hai bisogno. Direi che oggi siamo esattamente nella direzione opposta. La terza frase, il terzo scrittore, sicuramente anche questo poco conosciuto, è Paulo Coelho, e lui dice che dare amore all'universo significa dare, perché poi l'universo ti ricompenserà immensamente di più. I primi a parlare di dare senza ricevere sono gli stoici, questo movimento, lo stoicismo, che risale all'antica Grecia e all'antica Roma. Dei filosofi, un gruppo, una corrente di filosofia. Secondo gli stoici il bene risiede nell'azione virtuosa. Per loro il dare senza ricevere era una virtù, era un atto virtuoso, un atto dovuto, perché solo in questo modo era possibile avere una società sana, veramente democratica e veramente libera. Secondo gli stoici era un atto dovuto, come dovrebbe essere. Gli stoici credevano nel logos, che era, diciamo, se la vogliamo tradurre proprio in maniera molto semplice, in questa mente divina collettiva. Quindi ogni individuo partecipava in maniera virtuosa alla
felicità e al bene di tutti, perché in questo modo si rinforzava, si dava sempre più energia al logos. Se volessimo fare un esempio, una similitudine molto semplice, come pensare a un grattacielo in cui vivono tutti gli individui di una società, un grattacielo immenso in cui vivono tutti gli individui della Terra. Se io mi adopero per il bene dell'inquilino che sta nell'appartamento numero 9, l'inquilino che sta nell'appartamento numero 9 si adopera per il bene dell'inquilino che sta al appartamento numero 1250, se ognuno fa questo, ognuno per forza è dentro il flusso del bene e per forza tutti gli appartamenti del grattacielo stanno bene, perché l'obiettivo finale dello stoicismo nella vita dell'uomo era quello del raggiungimento della felicità. Quindi se tutti gli appartamenti sono felici, va da sé che anche la mente collettiva sopra si carica, perché c'è un filo diretto, e quindi anche lei rimane sana ed è perennemente felice. Secondo gli stoici non era importante che cosa succedeva nel momento dopo in cui si dava, quindi non era importante il risultato dopo l'azione, che cosa succedeva dopo, ma era importante semplicemente l'azione. E qui siamo proprio al principio vero, base del dare senza ricevere. Mentre in televisione dopo un po' le presentatrici si svestono, qui si sta facendo notte tarda e si sta abbassando la temperatura e io invece mi imbottisco di indumenti, come avrai visto. Quindi, tornando un attimo seri, per la sopravvivenza del logos, quindi della mente divina suprema, si agiva per il bene comune, esattamente come sta succedendo oggi. Tu dirai uguale paro paro. Marco Aurelio, che sicuramente avrai visto uno dei tanti film magari alle 2:30 di pomeriggio, un grande esponente dello stoicismo, diceva quella famosa frase o proverbio che, Signore grazie, io non ripetevo più, non usciva più dalla mia bocca e non sentivo più dire in giro, ovvero una mano lava l'altra. È l'esempio che ti ho fatto prima, come se tutti abitassimo nello stesso grattacielo, se diamo tutti una mano all'altro, stiamo bene noi, siamo felici noi e la mente sopra divina è felice. In più, secondo Marco Aurelio, produrre, fare del bene come il dare senza ricevere era collaborare strettamente con il logos. E siccome abbiamo l'ansia da prestazione, che non è una cosa di oggi, dell'altro ieri o dell'altro ieri ancora, ma è una cosa antichissima, siccome l'essere umano, quando sa di avere a che fare con qualcosa di molto supremo, l'autorità eccetera, va in panne, avevano adottato questo stratagemma del ci aiutiamo tra noi pari umani, ma in realtà stiamo aiutando, stiamo letteralmente collaborando con la fonte sopra, con la mente divina. Inoltre Marco Aurelio diceva questa frase che forse hai visto nelle quotes, che diceva: ciò che non serve all'alveare, quello che sta sopra, non serve nemmeno all'ape. Ecco che secondo gli stoici si inserisce il secondo elemento, che è quello che oggi va più di moda e già è molto e va bene così, ed è quello di dare senza aspettative, ovvero il distacco umano, dare senza aspettarsi nulla in cambio. Ma vorrei sottolineare che questo è il secondo step, lo step quello veramente sano, quello sul podio del vincitore c'è il dare, perché è l'azione, perché nel dare senza ricevere tu crei qualcosa di completamente nuovo che nessuno si aspetta, ma che è
un atto dovuto, perché è un atto virtuoso. Poi c'è il distacco umano, visto che siamo umani, ovvero del dare senza aspettative. Quindi abbiamo il primo vincitore che è il dare senza ricevere, il secondo vincitore che è il dare senza aspettative e il terzo vincitore che è il donare. Dare senza ricevere, azione, io do senza ricevere, punto, buona. Cosa succede? Succede, non mi riguarda più. Nel dare senza aspettative io do, ma magari arriva qualcosa, magari arriva no, chissà. Nel donare c'è proprio oh yeah, ma aspetto il grazie, forza, grande, bravo, yeppa ancora, super, ego. Esempio di dono, di ego, sono quelle fondazioni famose come possono essere la Bill Gates Foundation, come possono essere la Clinton Foundation, che sono quindi fondazioni benefiche che donano, sono chiamati filantropi, che nella maggior parte dei casi donano perché ci sono sgravi fiscali, perché c'è visibilità, perché magari aprendo quella donazione riescono a fare qualcos'altro. Questo per farti un esempio del donare, un esempio del dare senza aspettative. Sì, do qualcosa, però non sono proprio sicuro, ma aspetto qualcosina, perché c'è la parte, la frazione umana che punta nel dare senza ricevere. Sono, come ti accennavo prima, quelle persone che barbone per la strada, passo, lascio 100 euro, 500 euro e vado dritto, punto. Sono quelle persone che spesso si sente magari arrivata una donazione anonima al convento di e boh chi è non si sa, punto. Il test di verifica per vedere se hai veramente dato senza ricevere, se sei stato veramente puro, bravo, è quello che ti arriva da una direzione completamente diversa, arriva a te un dare. Ora, l'esempio che ho sempre fatto io è stato ed è quello del boomerang. Ti sarai accorto sicuramente che la concezione di tempo è assolutamente cambiata. Stiamo finalmente entrando in quella dimensione di cui molti di noi, o forse anche non molti di noi, hanno sentito sempre e letto di questa dimensione del tempo che è fasulla, perché il tempo non si può contare, è uncountable, come dicono in inglese. Io credo che anche tu ti sei accorto che passa tutto velocissimamente, che succedono 8500 cose al giorno e che prima una situazione per sbloccarsi magari aveva bisogno di 4-5 anni e qualsiasi progetto c'era veramente un impiego di tempo notevole affinché le cose si realizzassero. Adesso è tutto molto veloce. Quindi prima, immaginatelo così, era come se ci fosse una rete che limitava lo scorrimento reale del tempo. Quindi tu lanciavi questo boomerang non tornava indietro subito, faceva un giro lunghissimo perché c'era questa rete, questa immaginati rete che tratteneva. Oggi il boomerang, se tu lo lanci, arriva subito indietro. Quindi per capire se hai veramente dato senza ricevere, quello che succede è che tu dai nella direzione A e ti arriva a te dalla direzione Z, perché l'universo non è bidirezionale. A risponde B, no, l'universo vede tutto e risponde, ma risponde in una maniera diversa. Risponde sempre a chi si comporta in un certo modo, anzi direi in tutti i modi. E quindi il premio, visto che tu hai gettato questo seme per il bene collettivo e il bene della mente divina, il seme che tu hai gettato nella direzione A, 10 anni fa sarebbe diventato un seme nella
direzione Z. Oggi diventa una foresta nel giro di pochissimo, sempre nella direzione Z. Quindi prova a vedere nella tua vita se hai dato senza ricevere, se ti è tornato indietro qualcosa che non ti aspettavi, che ti ha aiutato, ma da una direzione completamente diversa, perché l'universo o la mente divina è così che funziona. Abbiamo fatto un pit stop, una pausa, esattamente come il viaggio che hanno intrapreso i 3 re magi, perché ogni tanto anche loro, per poter arrivare dal nano, che era poi un gigante, si dovevano fermare. Non ho abbeverato i cammelli, ma ho semplicemente cambiato la cuffia che è esplosa e mi sono vestita con dei colori che ci fanno avvicinare alla famosa data importante, il 25 dicembre, dove il dare senza ricevere abbiamo detto che è uno degli insegnamenti più grandi. All'inizio ti avevo accennato alla spiegazione che avrei condiviso con te di esempi per avvicinarti al dare senza ricevere. Sicuramente il volontariato. Tengo a precisare dicendo che il volontariato non si paga, il volontariato lo puoi fare all'estero e non si paga, e lo puoi fare vicino a casa tua. Quindi all'estero esistono 3500 opzioni, e io per diversi anni, quando lavoravo ancora nella scuola, un anno sì e un anno no, andavo durante l'estate in un paese che sceglievo a random per fare volontariato. Lo puoi fare vicino a casa tua, puoi essere di supporto a tutte quelle associazioni come Caritas che si rivolgono ai più bisognosi. Io un Natale sono andata alla Caritas, alla mensa dei senza tetto, perché il dare senza ricevere fa veramente bingo quando tu poni senza nessun tipo di interesse quello che è il tuo tempo personale. Il tempo, qualcosa che non torna più, la cosa di più prezioso. Puoi andare a fare volontariato accordandoti ovviamente con le apposite associazioni per essere vicini agli anziani, una grossissima fetta della popolazione italiana soprattutto che è abbandonata a se stessa. Quindi ci sono strutture dove si può andare, puoi andare negli ospedali dove ci sono i bambini sono in un particolare reparto come può essere quello di oncologia. Voglio raccontare la mia esperienza, e qui non è l'ego che parla, è perché se non condivido con te è perché guardi questo video, in cui mi è tornato indietro dal punto Z un botto di roba. L'esempio che ti facevo prima, tu semini direzione A e ti arriva in direzione Z, e sono successi entrambi in merito al paese del Libano. Nel 2018 sono andata a fare volontariato in Libano, penso che sia stata forse la parte, prima di diventare proprio freelance, indipendente eccetera, il momento della mia vita in cui ho lavorato di più, ed è stata un'esperienza immensa. Quindi progetti per bambini siriani, libanesi, palestinesi. Mi è tornato indietro da una direzione inaspettata a livello sentimentale, perché quell'estate mi è successo di tutto in senso buono. Secondo esempio riguarda sempre il Libano, nel negozio che esiste dal 98, dove sono volontaria, quindi un charity shop, un negozio di seconda mano con capi nuovi, usati e fatti a mano, il cui ricavato va solo a piccole associazioni. Nel 2020, a seguito dell'esplosione che c'è stata in Libano il 4 agosto, la terza per importanza dopo quella di Nagasaki e Hiroshima, tramite il Ministero degli Affari Esteri ho contattato l'apposito subreparto, e siamo riusciti dopo un anno a far venire i militari italiani in questo piccolo paese di cui sono originaria a spese zero, catalogando tutto quello che avevamo di indumenti diviso per uomo, donna, bambino, la taglia, che cos'era, nessuna scritta tipo le nostre deputa madre e affini, perché il Libano, essendo molto attenti al significato delle parole, queste erano bandite. Quindi abbiamo impiegato un anno per fare questo. Ecco un'altra cosa, pesare gli scatoloni, un anno. Siamo riusciti appunto tramite il Ministero degli Affari Esteri, militari che sono venuti nel nostro piccolo nel paese di cui sono originaria io, gli abbiamo offerto che caffè, persone splendide, a donare 4 tonnellate di indumenti. Gettato nella direzione A e nella direzione Z è arrivato, che mai successo prima, un'azienda qua della zona strafamosa ci ha donato per il negozio l'impossibile. Nel mondo esistono 2 categorie: chi dona e chi riceve. Chi dà senza ricevere, perché nelle condizioni di farlo si ricorda di essere stato fortunato e quindi ridà
indirettamente all'universo, all'altro che non conosce, una chance magari per rialzarsi, e c'è chi invece è destinato a ricevere, perché per una serie roccambolesca di situazioni la sua vita è completamente cambiata e si ritrova letteralmente col culo per terra. Oggi siamo nella situazione in cui siamo perché chi è nelle condizioni di donare spesso e volentieri non lo fa. Se tu aiuti e non c'è bisogno di gettare 100 euro o 500 euro nel cappello del barbone come ti ho spiegato prima, ma può essere anche qualcosa di molto inferiore, può essere, come dicevo prima, donare il tuo tempo, può essere svuotare quasi completamente la tua casa, soprattutto se sei donna, di tutte quelle cose che non userai mai e che ti fottono sempre perché usi quella frase abbigliamento del tipo ma un giorno la metterò, e lo puoi veramente donare a chi o dare a chi veramente non ha niente. Il dare senza ricevere, poi, proprio perché tu dai una possibilità all'altro, che quasi sempre è qualcuno di sconosciuto, dà la possibilità a quell'altro che è nella categoria del destinato a ricevere, ammesso che qualcuno dia, la possibilità di rialzarsi, di ricrearsi una vita nuova, perché il dare senza ricevere apre inevitabilmente le porte alla creatività, che è quella che ti salva veramente la vita, che ti salverà la vita nei prossimi anni, anzi direi che ci siamo già dentro. E sulla importanza della creatività e di come sbloccarla in soli 3 piccoli passi ti lascio esattamente un video qui. Quando tu dai senza ricevere, un elemento fondamentale è quello del rimanere anonimo. E un esempio che ti voglio riportare, e torno sempre lì sul Libano, è quando nel settembre del 2020 abbiamo organizzato una raccolta fondi per la città di Beirut, abbiamo cucinato noi, è stato tutto super velocissimo, abbiamo raccolto quasi 800 euro e tramite conto corrente, un conto corrente che avevamo messo a disposizione, abbiamo ricevuto la donazione di una persona che secondo me aveva usato un nome e cognome fittizio, ha donato 100 euro, quindi su 800 sono un botto, la cena costava 25 euro e la persona non è nemmeno venuta alla cena. Questo è un esempio di dare senza ricevere proprio molto molto semplice. In alternativa ai filantropi, quei simpaticoni che sono quegli umani che sanno quanto è importante il dare senza ricevere, perché loro sono stati fortunati per una serie di circostanze che non c'è dato sapere e non è nemmeno questo il video, ma loro se lo ricordano. E siccome nel negozio dove sono volontario c'è un imprenditore qui della porta accanto del Lupaesiello che produce indumenti di alta moda, famoso in tutto il mondo, che praticamente dagli anni 2000 regala al negozio, e si chiama Amici di Padrelello, i pezzi che hanno dei prezzi esagerati che noi vendiamo a pochissimo, per dare la possibilità a tutti di accedere a questi pezzi di moda veramente fighici. Una frase che mi ha detto alcuni anni fa è stata: Fede, io so che sono stato fortunato perché mi poteva andare male, perché a molti imprenditori va male, ma non perché hanno fatto scelte sbagliate, perché c'è qualcosa che non va come deve andare, e siccome io sono stato fortunato, io ridò questa fortuna che continuo ad avere, la rimetto in circolo, la ridistribuisco e do, e continuerò sempre a dare fino a quando l'azienda sarà aperta, degli indumenti all'associazione Amici di Padrelello. Questo è il vero esempio di dare senza ricevere. Se in questi anni non hai dei principi saldi ai quali attaccarti, e uno di questi è il dare senza ricevere, ti schiacciano in 3 nanosecondi, e lo stanno già facendo. Nel 2018 ho creato un progetto, il progetto della borsa del lasciare andare chi viaggia, che è tuttora vivo, che ha avuto
un momento d'arresto come l'abbiamo avuto tutti negli anni 2020-2022, dove uno dei principi fondamentali era proprio quello, ed è quello del dare senza ricevere. Sono stata anche intervistata da Radio DJ, e per una persona che arriva dall'Upaisiello con zero conoscenze, per me è stata una prova che stavo andando nella direzione giusta. Sono convinta che se dai senza ricevere, da sopra lo vedono e la tua vita è più fortunata. Siamo arrivati alla fine del viaggio dei 3 re magi, che hanno portato in dote le loro migliori virtù, e direi che a sua volta il nanetto, che poi si è rivelato essere un gigante, ha dato a sua volta senza ricevere a tutti e continua assolutamente a dare. E non c'entra niente la religione, è una similitudine che ti fa capire che se tu dai, come hanno fatto loro, ti sbatti assai e fai un viaggio lunghissimo, la persona, il nanetto diventato gigante, interiorizzerà queste migliori virtù che ha ricevuto da qualcuno, e a sua volta, sempre libero arbitrio, farà esattamente la stessa cosa, esattamente quello che dicevano gli stoici, una sorta di boomerang, una sorta di... Te lo ricordi il gioco alle elementari, peste, ma in senso positivo, qualcosa che si attacca inevitabilmente, che si espande per migliorare quello che c'è sopra e per migliorare la tua vita. Spesso succede che chi riceve una sorta di benedizione, di miracolo. Non siamo più abituati a riconoscere i miracoli, e nel prossimo video ti parlerò di un miracolo col quale io convivo. Si chiama Bill Elio, che è mio babbo, perché il miracolo è avvenuto quasi 40 anni fa, e questa persona è ancora super viva e vegeta, e te lo racconto nel prossimo video. Ti auguro di riuscire a dare senza ricevere e di vivere al meglio queste vacanze esattamente come ha fatto e continua a fare lui.